Amore, andiamo a San Paul de Vence? Fico, cosa ci andiamo a fare? Sembra un posto carino, è un borgo fortificato. Ah, come San Marino. Draghi, spade, chincaglierie varie. No, non credo, sai. Beh, allora avrà almeno una storia interessante come Monteriggioni con Ezio Auditore e Assassin's Creed. No, è famoso perché ci vivevano scrittori, artisti, poeti, tutta quella gente lì. Ma tu sei proprio sicura di volerci andare? Ce l'hai una domanda di riserva? Nonostante le nostre perplessità, ci siamo fermati a San Paul de Vence, un paesino provinciale fortificato, con un bel clima e una luce che sembra attirasse pittori come Paul Signac, Roule Dufy e Chaim Soutine. Se la luce. Si dice così adesso? Non si trasferivano qui per quello? E per cosa allora? Guarda, appena fuori dalle mura c'era l'osteria La Colombe d'Or, che apparteneva a un tale Paul Roux, anche lui pittore, e si dice che avesse il vino buono. E certo, pittori e osteria sono un binomio collaudato. Lo so per certo, visto che ho fatto l'istituto d'arte. Sì, vabbè. Comunque cominciò a girare voce che da Paul si entrasse sulle proprie gambe e si uscisse sui gomiti, come te alla festa della birra. E così nel giro di poco si installarono in zona pure Matisse, Picasso, Chagall e Folon. Il fatto è che il vino buono non piaceva solo ai pittori, quindi arrivarono anche altri, come il poeta Prévert e lo scrittore statunitense James Baldwin. Comincio ad aver voglia di fermarmi dopo tutto. Si vede che sono ancora artista nell'anima. E certo! La cosa, amore, però non finì lì, perché negli anni 50 arrivarono anche gli attori. Magari erano in zona per il Festival di Cannes o perché andavano a registrare agli studi Victorine a Nizza, ma una sera a bere da Paul non se la negava nessuno. Così un giorno, mentre era lì che si spaccava merda, la bellissima Simone Signoret, conosciuta al tempo come Caschetto d'Oro, si invaghì di Yves Montand, che noi, per campanilismo, chiameremo Ivo. Beh, secondo me la Simone ci dava dentro parecchio col vino, perché l'anno dopo averlo conosciuto le venne la grande idea di sposarsi con l'Ivo, che già allora era noto per essere un gran farfallone. Sì, in effetti si sono sposati qui, nel vecchio mastio del paese che era stato convertito in municipio. E come testimone di nozze sai chi scelsero? Se fosse stato per me avrei scelto il Paul, perché magari come testimone ti regala pure il rinfresco di nozze con il vino buono. E infatti scelsero proprio lui. E devi sapere che quest'uomo, che era un oste coscienzioso, ci teneva che i suoi clienti facessero fondo prima di mettersi a bere come spugne. Fai fondo oggi, fai fondo domani, la Simone mi divenne bella rotonda, mentre l'Ivo, che aveva il metabolismo di un colibrì e si teneva in forma giocando a bocce sul piazzale con Lino Ventura, ricominciò a sfarfallare in giro e andò a posarsi su Marilyn Monroe. Ah però, complimenti l'Ivo. La Simone però la prese bene, era una signora e disse qualcosa del tipo: se Marilyn Monroe è innamorata di mio marito, questo prova che ha buon gusto, ne sono innamorata anche io. L'Ivo però era uno di quelli che va bene sfarfallare in giro, ma solo se alla fine puoi tornare a casa da tua moglie. Quindi, contro ogni previsione, visto che Marilyn era più giovane e sexy, finito di girare il film che lo aveva tenuto lontano, se ne tornò bello a casa sua. Vabbè, ma San Paul de Vence non è famosa solo come sfondo al loro amore, sai? Sono proprio le persone che ci sono nate ad amare questo posto. Pensa che nel 1870 il sindaco Henri Layet salvò le mura dall'essere demolite. Ma il paese fortificato è la base del fantasy. Non si dovrebbero abbattere le mura così. L'Henri la pensava proprio come te. Infatti bussò porta a porta a tutti per fare colletta, peggio di un frate cercone, e raccolse 400 franchi di allora, che oggi sarebbero poco meno di 200.000 euro. Alla fine il comune di San Paul riuscì a ricomprare le mura dallo Stato, così nessuno gliele poté più toccare. Bravo l'Henri, ma io preferisco l'altro sindaco, quello degli anni 40, il Marius Issert. E quello lì che cosa ha fatto? Ha rubato i sassi! No, in che senso, scusa? Si è preso su, di notte, lui e un gruppo di amici, e 4 è sceso sulla spiaggia di Cagne e ha rubato i sassi! I sassi? E cosa se ne faceva? San Paul aveva ancora tutte le strade in terra battuta e non erano mica tanto belle.
ma il comune i soldi per lastricarle non li aveva e così rubò i sassi a Cagne e poi con un po' di volontariato fece installare il selciato. Bello! Hanno pure messo i ciottoli a forma di sole. Oh, sono fiori. Vabbè, non sono ben sicura di cosa dovrebbero essere. Non importa, è bello e a costo zero. Guarda il lato pratico. C'è da dire che comunque l'atmosfera qui a Saint-Paul-de-Vence è proprio romantica, amore. Ci sono le lampadine appese ai fili sulle strade che fa tanto shabby chic, i ristorantini hanno i tavolini fuori nei borghetti e sotto i porticati, ci sono fiori ovunque. Non è che vuoi restare qui anche a cena per caso? No? Ma cosa te lo fa pensare? Alla fine non ci siamo fermati a cena, però il posto merita e vi consigliamo di visitarlo se passate di lì. Come sempre, se vi è piaciuto il video, mettete un bel mi piace, iscrivetevi e date un'occhiata anche alla nostra pagina Facebook, al nostro blog e alla nostra pagina Instagram. Ciao!